Salve, sono Vito Minoia, esperto di teatro ed educazione all'Università di Urbino Carlo Bo, dove ho fondato con altri colleghi oltre 30 anni fa il Teatro Universitario Enigma e con Emilio Pozzi, storico del teatro, nel 1996 la rivista europea Catarsi Teatri delle Diversità, pubblicazione quest'ultima che ha contribuito nel 2011 alla nascita del Coordinamento Nazionale delle Esperienze di Teatro in Carcere, organismo al quale oggi aderiscono oltre 50 compagnie da 15 regioni italiane differenti. È del 2019 invece l'avvio dei lavori del Network International del Teatro in Carcere, organismo partner dell'Istituto Internazionale del Teatro dell'UNESCO, che collega operatori da tutto il mondo, grazie anche al Premio Internazionale Gramsci per il teatro in carcere, istituito nel 2016 a Urbania, sede del convegno annuale internazionale sui teatri delle diversità, e che ha offerto sin qui la possibilità di valorizzare il lavoro significativo di esperienze da Cile, Libano, Italia, Stati Uniti. Nello stesso 2019, come esperto per il Comitato Nobel per i disabili presieduto da Jacopo Fo, su invito del dottor Nazareno Vasapollo, ho avuto il piacere di accogliere la proposta di aderire all'iniziativa dedicata a Franca Rame e Dario Fo, ai quali devo molto nella mia formazione personale, e il piacere quindi di partecipare alla formulazione del progetto Escape e alla relativa ricerca programmata. Un popolo dovrebbe essere giudicato per come tratta gli esseri umani che sono più in basso. Partire dagli esclusi può essere importante per far contare tutti. Il carcere, in particolare, non deve essere un luogo di conferma del destino segnato, che è fatto di marginalità ed esclusione. Il linguaggio teatrale in carcere, grazie alle sue peculiarità creative e artistico-espressive, può diventare uno strumento privilegiato di intervento, fuoriuscendo dagli schemi imposti e individuando forme di conoscenza in grado di far fronte ad una vera e propria emergenza educativa. Sono trascorsi più di 60 anni dalla nascita del San Quentin Drama Workshop, la prima compagnia teatrale composta da detenuti che produsse una memorabile rappresentazione di Aspettando Godot di Samuel Beckett. Era il 19 novembre del 1957 nella prigione di San Quentin, a San Rafael, in California. Da allora le esperienze teatrali nelle carceri d'Europa, America Latina e Stati Uniti in prevalenza hanno visto la nascita di molte compagnie teatrali penitenziarie, con lo sviluppo di un tessuto di esperienze molto diversificate tra loro. Questi percorsi hanno consentito una progressiva creazione di metodi di intervento, di stili, di linguaggi inediti. È nato così qualcosa di nuovo, di completamente originale, un tipo di teatro fondato sull'ascolto dei luoghi in cui opera, sulle biografie delle persone coinvolte, sulla reinvenzione continua dei linguaggi della scena, secondo i limiti dati dalle strutture e dalle condizioni eccezionali di questa particolare forma di espressione. In carcere si promuove un lavoro artistico che è inevitabilmente ricco di ricadute sociali nella dinamica fra il dentro e il fuori. Fra l'ospitare spettatori nelle strutture carcerarie in occasione delle repliche e l'andare a rappresentare nei teatri pubblici gli spettacoli prodotti in carcere. A volte, in uscita dal carcere, qualcuno ha avuto la possibilità di continuare a praticare i mestieri del teatro. Generalmente, anche se sporadicamente, questo è avvenuto come attore o tecnico. È in atto un progressivo lavoro di progettazione, di relazione e di creazione di luoghi di confronto e di qualificazione. E questo è il caso del progetto Escape. In Italia è lo stesso Ministero della Giustizia a sostenere le iniziative di natura artistico-espressiva
e della pratica teatrale in particolare, considerandole un valido e significativo strumento per incentivare la possibilità di conoscere, sperimentare modelli alternativi, fondati sulla dimensione fisico-emozionale. Questo è in grado di valorizzare l'unicità dell'individuo, di promuovere una rimodulazione dei ruoli e una diversa consapevolezza di se stessi e delle proprie emozioni. Anche in relazione al gruppo, sottolineo l'importanza del gruppo e della comunità esterna, che si sostengono processi di integrazione sociale e di inserimento lavorativo. In questa direzione, il 3 maggio 2022, ho partecipato come presidente del Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere alla sottoscrizione del rinnovo di un protocollo d'intesa istituzionale al fine di promuovere e organizzare percorsi di sensibilizzazione a favore di persone adulte in stato di esecuzione penale o di adolescenti e giovani sottoposti a procedimenti del giudice minorile. Nell'ultimo monitoraggio effettuato nel corso del 2021 da parte della Direzione Generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono risultati attivi in Italia 127 laboratori teatrali. Presso 75 istituti l'esperienza teatrale è stata affiancata da altre attività di supporto da parte degli operatori delle aree educative e in 124 casi gli operatori stessi hanno segnalato che l'esperienza del laboratorio teatrale ha inciso positivamente sul clima generale dell'istituto. Un teatro quindi da considerare come arte al servizio della persona, una terminologia che abbiamo condiviso all'interno del gruppo di ricerca del progetto Escape. Una terminologia che ambisce a proporre in questo caso per gli adulti in situazione di privazione della libertà personale da un lato un lavoro educativo d'équipe realizzato nell'ottica del partenariato fra educatori interni alle strutture penitenziarie e professionisti esterni, e dall'altro ha proposto interventi educativi nelle arti sceniche del teatro, della musica e della danza, permeati da metodi che utilizzano l'educazione emozionale. E qui vorrei sottolineare l'importanza della modalità operativa di carattere metodologico adottata da Escape e incentrata sulla formazione teatrale di Augusto Boal e Dario Fo, maestri del teatro contemporaneo che in vita si sono altamente impegnati nel sostenere le categorie svantaggiate socialmente. Due personaggi che hanno avuto un effetto dirompente nella nostra epoca, creando una forte presa di coscienza individuale e collettiva e divenendo anticipatori di quel concetto di teatro di comunità che si è affermato in anni più recenti. Un altro motivo che li accomuna sono le tematiche che essi hanno affrontato nella loro ricerca, come il disagio socioculturale delle classi subalterne o l'interesse per la cultura di origine delle persone. L'idea di accostare il maestro brasiliano ed il premio Nobel per la letteratura in termini formativi ricade anche in quella che nello stesso orizzonte culturale può manifestarsi per il teatro come una linea pedagogica importante in termini comunicativi e sociopolitici attraverso la promozione di un pensiero critico dello spettatore, non più a questo punto identificabile come passivo consumatore di un prodotto culturale. Il periodo pandemico e i necessari stop per il lockdown intercorsi durante l'emergenza sanitaria ci hanno fatto toccare con mano la grande sofferenza che detenute e detenuti hanno fortemente vissuto nel momento in cui non hanno avuto più la possibilità di comunicazioni regolari con i propri familiari. In queste circostanze il sentimento di abbandono è grande. Non ricevere notizie da casa e dai propri familiari
e sullo stato della loro salute ha generato non poca ansia nelle persone private della libertà personale. E in chiave resiliente possiamo dire che tutto il percorso attuato, ben documentato nella pubblicazione, nel video e nel sito del progetto, ha coinvolto intensamente i detenuti partecipanti. Il gruppo ha saputo esprimere un particolare desiderio di costruzione di uno spazio altro dalla vita monotona che si rischia di trascorrere in un istituto penitenziario, dove a volte si ha l'impressione che il tempo si sia fermato. A trovare spazio è stato il bisogno di dar vita a un percorso di autopedagogia attraverso il teatro e di costruire una democratizzazione nelle relazioni interpersonali. Abbiamo registrato un miglioramento dell'autostima e del benessere personale e sociale. E chiudo con una citazione di Claudio Meldolesi, insigne storico del teatro e mio mentore, scomparso nel 2009, che in un suo saggio dal titolo Immaginazione contro emarginazione scriveva: il bisogno di teatro fiorisce con tanta più urgenza proprio nei luoghi della negazione. Esprime qui, in questi luoghi, con più forza che altrove, una necessità di difesa e un'ansia di trasformazione. Il bisogno di resistere collettivamente al male che divora il soggetto umano, forzato a sottomissioni paralizzanti, viene fuori in tutta la sua bellezza. Grazie.